Nano Banana, il modello di Google che ha fatto tanto discutere nell'ultimo video, è già acqua passata. È arrivato infatti il suo diretto concorrente, si chiama Seedream 4.0 ed è stato creato da ByteDance, l'azienda cinese dietro a TikTok. La cosa interessante è che pare non solo tenere testa a Nano Banana, ma anche risolvere molte delle critiche che erano state mosse a Gemini, il modello di Google da cui tutto questo deriva. Insomma, la competizione tra giganti si fa sempre più serrata e noi nel frattempo cerchiamo di capire dove ci stia portando questa cosa. Prima di tutto voglio fare una precisazione importante. Questo video non nasce per spaventare o mettere in difficoltà i fotografi o chi lavora nel settore creativo. Anzi, il mio obiettivo è portare consapevolezza su come l'intelligenza artificiale si stia evolvendo, perché conoscere ciò che sta succedendo è il primo passo per capire come posizionarci e come continuare a dare valore al nostro lavoro. So bene che a volte questi contenuti possono essere percepiti come una minaccia, soprattutto da chi si sente già sotto pressione per un mercato che cambia velocemente, ma non è questo lo scopo. Conoscere è sempre meglio che ignorare, perché ci mette nella posizione di scegliere come reagire. Anche se per ora l'intelligenza artificiale non è ancora perfetta, i progressi degli ultimi anni sono stati incredibili e continuano ad accelerare di giorno in giorno. Questo significa che per alcuni settori creativi il punto critico potrebbe essere già stato raggiunto. Ecco perché oggi voglio raccontarvi cos'è Seedream 4.0, come funziona e quali sono le differenze principali rispetto a Nano Banana. Seedream 4.0 è un modello multimodale di generazione immagini che combina in un'unica piattaforma la creazione da zero e l'editing avanzato. Questo vuol dire che non serve più usare un software per generare e un altro per ritoccare. Si può fare tutto nello stesso flusso di lavoro, in modo integrato e veloce. La velocità infatti è uno dei suoi punti di forza, genera immagini a 2K in appena 1,8 secondi, con una qualità ottimizzata per web, stampa e applicazioni professionali. Supporta diversi formati come PNG e JPEG e offre una resa che soddisfa gli standard richiesti dai professionisti. Per ottenere il massimo da Seedream è fondamentale scrivere prompt ben strutturati, anche se per ora li accetta solo in inglese e cinese, quindi meglio essere molto specifici su dettagli come illuminazione, stile, composizione e atmosfera. Inserire aggettivi descrittivi, stili artistici come fotorealistico, cinematografico o pittorico può fare una grande differenza nel risultato finale. Tra le funzioni più interessanti c'è la possibilità di usare fino a 6 immagini di riferimento contemporaneamente, così da fondere elementi diversi e creare composizioni complesse. In più, Seedream permette la generazione in batch fino a 9 immagini coerenti tra loro in un'unica richiesta, mantenendo quindi la stessa identità visiva di un personaggio attraverso diverse generazioni e permettendo di realizzare una serie di scatti di un prodotto sempre uguale, anche da angolazioni diverse. E ora arriviamo al confronto che tutti stavate aspettando: Nano Banana contro Seedream. Chi vince? Beh, dipende dall'uso che ne volete fare. Nano Banana è stato progettato soprattutto per contenuti virali e creativi, quelli che devono avere un impatto immediato sui social. Però alcune critiche che gli sono state fatte riguardano la precisione, a volte non rispetta ogni dettaglio del prompt o perde coerenza se deve generare una serie di immagini collegate, ed è proprio su questo punto che invece Seedream sembra eccellere. ByteDance ha investito molto sull'aderenza al prompt e sulla capacità di mantenere la stessa identità visiva su generazioni multiple e durante l'editing. In pratica, se chiedete una sequenza di immagini con lo stesso soggetto, Seedream riesce a mantenere la coerenza molto meglio di Nano Banana. Oltre a questo ha una velocità di generazione impressionante e un costo per immagine molto competitivo, che lo rende particolarmente interessante per aziende, brand e creator che hanno bisogno di produrre grandi volumi di contenuti. Quindi possiamo dire che Nano Banana è perfetto per contenuti virali e immediati, dove l'impatto visivo è più importante della precisione assoluta. Seedream invece è più orientato alla professionalità e alla scalabilità, utile nel marketing, e-commerce, visualizzazioni architettoniche, pubblicità di prodotti e tutti quei contesti dove serve qualità e coerenza tra immagini.
Se volete provarlo potete andare sul sito ufficiale, lì avrete 20 crediti gratuiti al giorno per sperimentare. Voglio però ribadire una cosa importante: al momento questi strumenti non sostituiscono la fotografia come la intendiamo noi, soprattutto quando parliamo di unicità, emozione e relazione umana, ma la verità è che di fotografia vera parliamo solo noi fotografi. Al cliente spesso interessa solo che l'immagine faccia il suo lavoro, che mostri e venda il prodotto. Detto questo, se guardiamo a come questi strumenti si sono evoluti negli ultimi 2 o 3 anni, è evidente che stanno crescendo a un ritmo incredibile. Siamo passati da immagini pieni di artefatti a risultati che in certi casi sono difficili da distinguere dalla realtà, e questa curva di crescita non sta rallentando, anzi sta accelerando. Riflettiamo quindi sulle implicazioni immediate di queste tecnologie. Vista la velocità con cui questi strumenti stanno migliorando, stiamo già assistendo a un cambiamento reale nella domanda e nelle aspettative dei clienti. Ecco perché non possiamo semplicemente chiudere gli occhi e sperare che tutto questo sparisca. Possiamo scegliere di ignorarlo, ma non possiamo fermarlo. Conoscere queste tecnologie e capire come funzionano e dove stanno andando ci permette invece di fare scelte consapevoli e magari di trovare nuovi spazi per la nostra creatività senza sentirci messi all'angolo. Voi cosa ne pensate? Vi sentite più curiosi o più preoccupati da queste novità? Raccontatemelo nei commenti, così ne parliamo insieme. E se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. A presto, ciao!